Il nostro viaggio comincia quasi 5 miliardi di anni fa. Ma forse ci siamo sbagliati. Non ci sono tracce del nostro bellissimo pianeta blu. Solo una stella appena nata, il nostro Sole, circondata da tutta questa polvere. Siamo arrivati troppo presto, prima che la Terra si sia formata. Ma andiamo avanti e vediamo la gravità ammassare la polvere in piccole rocce. Sembra quasi impossibile che una cosa complessa come un pianeta sia nata da nient'altro che polvere e rocce. Nel corso di milioni di anni, la gravità ammassa queste rocce fino a formare la Terra. Uno degli oltre 100 pianeti che orbitano intorno al Sole. Ma 4,54 miliardi di anni fa, sul nostro pianeta sembra di stare più all'inferno che a casa. La temperatura supera i 1200 gradi. Non c'è aria, solo diossido di carbonio, azoto e vapore acqueo. È così calda, così tossica, che se ci avvicinassimo di più verremmo inceneriti e soffocheremmo in pochi secondi. Il neonato pianeta è una sfera ribollente di roccia liquida. In pratica non ci sono superfici solide, solo un infinito oceano di lava. Un giovane pianeta chiamato Theia si dirige dritto verso di noi. Ha le dimensioni di Marte e viaggia a circa 15 km al secondo, 20 volte più veloce di un proiettile. La gravità dell'intruso distorce la superficie della Terra. L'onda d'urto si propaga per il pianeta. È come se i due giovani pianeti si sciogliessero. E migliaia di miliardi di detriti vengono scagliati nello spazio. Ma nel giro di soli 1000 anni la gravità fa la sua magia, trasformando il cumulo di detriti in un anello di rocce e polvere rossa e calda che orbita intorno alla Terra. E ora da questo anello si forma una sfera larga più di 3000 chilometri.
Stiamo assistendo alla nascita della nostra Luna. È molto più vicina della Luna che conosciamo, a solo 22.000 chilometri di distanza, anziché circa 400.000. Il Sole sorge su una Terra in via di raffreddamento. E tramonta dopo solo 3 ore. L'impatto ha reso la rotazione terrestre così veloce che il giorno dura solo 6 ore. I giorni passano veloci, ma la Terra cambia lentamente. Per capire come si è formato il nostro pianeta, dobbiamo andare avanti nel tempo, attraverso milioni di anni. E una pioggia di meteoriti. (3,9 miliardi di anni fa) siamo sotto l'attacco dei detriti lasciati dalla formazione del Sistema Solare. Guardate questi strani cristalli dentro i meteoriti. Sembrano grossi granelli di sale, lo stesso sale che mettete sulle patatine fritte. E dentro, minuscole gocce d'acqua. Sembra che questi missili letali contengano gli ingredienti essenziali per la vita sulla Terra. C'è solo una piccola quantità d'acqua in ogni meteorite. Ma poiché bombardano la Terra per più di 20 milioni di anni, le pozze d'acqua si espandono. L'acqua si raccoglie sulla terraferma. Il nucleo della Terra rimane fuso, ma la temperatura della superficie è scesa fino a 70-80 gradi, abbastanza per formare una crosta. In futuro potremo bere questa stessa acqua. Ogni sorso, ogni pozzanghera, ogni goccia d'acqua in ogni oceano ha miliardi di anni di età. E potrebbe aver viaggiato per milioni di chilometri per raggiungerci all'interno di un meteorite. La Terra sembra più familiare, ma è ancora un luogo pericoloso. Il vento è forte quanto il peggiore uragano di oggi, se non di più. È una mega tempesta resa circolare dalla rapida rotazione del pianeta. La Luna è così vicina alla Terra che la sua gravità è spaventosa. Crea immense maree che si ripercuotono su tutta la superficie terrestre. Ma con il passare del tempo, la Luna si allontana. Le onde si calmano
e il pianeta gira più lentamente. $700 milioni di anni dopo la nascita del pianeta, l'acqua, fonte di vita, ne ricopre la superficie. Ma non solo l'acqua. C'è qualcos'altro laggiù. Piccole isolette. Sembrano apparse dal nulla. Finché la roccia fusa si fa strada attraverso la crosta terrestre e risale attraverso l'oceano. Con il tempo, la lava si raffredda e forma un'isola vulcanica. Ecco come sono nate queste isole. In futuro si uniranno tra loro per formare i primi continenti. La giovanissima Terra ha acqua e suolo. Comincia a somigliare al pianeta che chiamiamo casa, ma l'atmosfera è tossica e la temperatura è rovente. Niente potrebbe vivere qui. Meteoriti. Piovono fin dalla formazione del pianeta. Ma ora, 3,8 miliardi di anni fa, l'attacco è entrato in una nuova violenta fase. Qualcosa ha disturbato l'orbita di questi meteoriti. Hanno già portato l'acqua al pianeta, ma ora trasportano anche qualcos'altro. Quando i meteoriti si dissolvono, rilasciano i loro minerali, trasportando carbonio e proteine primordiali, gli aminoacidi, dallo spazio fino al fondo dell'oceano. È buio. I raggi del sole non arrivano oltre i 300 metri e la temperatura è glaciale. Deve essere un miraggio. Una città di ciminiere sommerse. Non è fumo. È una specie di liquido caldo. L'acqua del mare è filtrata dentro la crosta terrestre, riscaldandosi e raccogliendo minerali e gas lungo la strada. Questa potente miscela sta filtrando di nuovo nell'oceano, costruendo queste torri. Aggiungete tutti quei minerali e sostanze chimiche dei meteoriti e l'acqua diventa un brodo chimico. Non possiamo sapere come o quando, ma in qualche modo queste sostanze si sono unite per creare la vita. Ora l'acqua è piena di organismi microscopici. Questi batteri unicellulari sono le prime forme di vita sulla Terra. Questo è un momento cruciale nella formazione del pianeta. La vita microscopica è cominciata. Ma poi, per centinaia di milioni di anni, non cambia niente. Non c'è progresso. Nessun passo avanti nell'evoluzione. Le uniche forme di vita sono i batteri unicellulari. Per trovare vita più complessa, dobbiamo viaggiare avanti nel tempo, fino a 3,5 miliardi di anni fa, in un oceano poco profondo.
Queste somigliano a rocce o addirittura a piante. Sembrano spuntare dal fondo del mare. Ognuna è una montagna di batteri viventi, una colonia chiamata stromatolite. Come per magia, questi batteri trasformano la luce del sole in cibo. Questo processo, la fotosintesi, usa l'energia della luce solare per trasformare diossido di carbonio e acqua in glucosio, una forma semplice di zucchero, simile a quello che mettiamo nel caffè. E questa trasformazione magica rilascia un sottoprodotto, un gas, chiamato ossigeno. Sott'acqua le stromatoliti riempiono lentamente gli oceani di ossigeno. L'ossigeno trasforma le tracce di ferro presenti nell'acqua in ruggine. Questa cade sul fondo dell'oceano, formando depositi di roccia ricca di ferro. Un giorno useremo questo minerale per costruire ponti, navi e grattacieli. Al di sopra delle onde, l'ossigeno trasforma l'atmosfera. Queste stromatoliti stanno creando l'elemento più importante per la vita sulla Terra. Senza di loro non esisterebbe alcuna forma di vita. Quando respiriamo, lo facciamo grazie a queste colonie di antichi batteri. Durante i prossimi 2 miliardi di anni, i livelli di ossigeno continuano a salire e con il rallentamento della rotazione terrestre, i giorni si allungano. Adesso durano almeno 16 ore. Stiamo scoprendo che ci vuole molto tempo per fare un pianeta. 1,5 miliardi di anni fa, 3 miliardi dopo la nascita del pianeta, non c'è vita complessa. Niente piante, né dinosauri, né umani. Ma la Terra ha qualcosa che nessun altro pianeta di questo sistema solare ha: una forza in grado di cambiare tutto. Il nostro pianeta ha una bellissima sfera blu punteggiata di isole vulcaniche. 1,5 miliardi di anni fa ospita vita primordiale. Nel corso di milioni di anni vediamo che qualcosa sta cambiando alla disposizione delle isole. Nascosta sotto l'oceano, la crosta terrestre si è spezzata per formare immense placche. Ancora più in profondità, il nucleo della Terra è in piena attività. È più caldo della superficie del Sole. Così caldo che provoca movimenti nelle rocce sotto la crosta. Questi movimenti spostano le placche intorno al globo, trasportando gli oceani e le isole con sé. Sono passati milioni di anni e vediamo quanto il nostro pianeta sia attivo, in trasformazione, vivo. Nel corso di 400 milioni di anni prende forma un nuovo supercontinente, chiamato Rodinia. Nelle acque poco profonde che circondano Rodinia, le stromatoliti usano la loro magia da più di 2 miliardi di anni, pompando ossigeno nell'atmosfera. La temperatura è di 30 gradi e i giorni durano 18 ore.
Ma questa assomiglia più a Marte che alla Terra. Per trovare la vita in questo posto, dobbiamo andare avanti nel tempo. Stato di Washington. 750 milioni di anni fa. Una forza sta frantumando la crosta dalle profondità stesse del pianeta. È come se il mondo si stesse spaccando. E c'è solo una forza abbastanza potente da riuscirci. Il calore. Fuoriesce dal nucleo fuso della Terra, deformando e indebolendo la crosta. Centimetro dopo centimetro, anno dopo anno, il grande supercontinente si sta spezzando in due. L'intensa attività geologica ha dato vita a moltissimi vulcani. Che rilasciano diossido di carbonio nell'atmosfera. C'è fumo e gas ovunque. Tutto quel diossido di carbonio si mischia con l'acqua, formando una pioggia acida. Le rocce assorbono la pioggia acida e con essa il diossido di carbonio. E ci sono molte rocce sulla Terra in questo momento, rimaste scoperte quando il continente si è diviso. Sono così tante che enormi quantità di diossido di carbonio vengono assorbite dall'atmosfera e rimangono intrappolate nelle rocce della Terra. Il diossido di carbonio nell'atmosfera non basta a intrappolare il calore del Sole intorno al pianeta. In poche migliaia di anni la temperatura precipita a circa 50 gradi sotto zero. Questa landa desolata e gelida è l'Australia meridionale, 650 milioni di anni fa. È l'inizio di quello che alcuni scienziati chiamano terra palla di neve, il periodo di era glaciale ritenuto il più lungo e freddo che abbia mai investito il pianeta. Un immenso muro di ghiaccio, alto migliaia di metri. Il ghiaccio è inarrestabile. Più ghiaccio c'è, più luce solare viene riflessa dal pianeta e più velocemente il ghiaccio si diffonde. E c'è un secondo strato di ghiaccio, alto come il primo. I due strati si espandono dai poli uno verso l'altro, fino a incontrarsi all'equatore. Ora, uno strato di ghiaccio spesso fino a 3 chilometri imprigiona l'intero pianeta.
Prima il pianeta era una palla di fuoco. Adesso è una palla di ghiaccio. In pratica, tutta la luce e il calore del Sole si riflettono nello spazio. Ma non può durare per sempre. Qualcosa deve liberare la Terra dalla sua prigione di ghiaccio. E quando succederà, chissà se la vita sarà sopravvissuta sotto il ghiaccio. La superficie è ghiacciata, ma il nucleo rimane più caldo della superficie del Sole. I vulcani hanno continuato ad eruttare anche quando il mondo ha iniziato a congelarsi, ma adesso neanche il loro calore e la loro potenza riescono a scalfire il ghiaccio. I vulcani rilasciano miliardi di tonnellate di diossido di carbonio. Prima del grande gelo, le rocce della Terra hanno assorbito gran parte del diossido di carbonio. Ma ora, con le rocce soffocate dal ghiaccio, non c'è niente che possa assorbire il gas, che comincia a riempire l'atmosfera. Come una coperta, intrappola il calore del Sole intorno al pianeta. Le temperature salgono finché, dopo 15 milioni di anni, il ghiaccio comincia a sciogliersi. Si ritiene che durante il periodo Terra-palla di neve il peso del ghiaccio abbia schiacciato la crosta e ora che si scioglie la crosta si risolleva. Questo crea fessure e punti deboli che danno origine ad altri vulcani. Questi vulcani rilasciano altro diossido di carbonio e fanno salire ancora di più la temperatura. Lo scioglimento è sempre più veloce. I livelli di ossigeno salgono rapidamente. Mediante una serie di reazioni chimiche, il ghiaccio crea ossigeno. Mentre il pianeta era congelato, i raggi ultravioletti del Sole hanno reagito con le molecole d'acqua nel ghiaccio, producendo una sostanza ricca di ossigeno. Il perossido di idrogeno. La stessa acqua ossigenata che usiamo per schiarire i capelli. Ora, mentre il ghiaccio si scioglie, il perossido di idrogeno si scinde e rilascia enormi quantità di ossigeno. La Terra si sta risvegliando. E adesso è un posto molto diverso. Ora, 600 milioni di anni fa, l'atmosfera è più calda. Sembra una giornata estiva. E i giorni durano circa 22 ore. Aggiungete tutta quest'acqua e diventa l'ambiente perfetto per la vita. Prima della Terra palla di neve,
negli oceani si erano sviluppati i batteri primitivi. Ma di sicuro non possono essere sopravvissuti a un'era glaciale 75 volte più lunga dell'intera durata della storia umana. Ma se qualcosa è sopravvissuto, è più probabile trovarlo dove abbiamo visto la vita l'ultima volta: l'oceano. Ora, 540 milioni di anni fa, in un oceano pieno di ossigeno, quei batteri primitivi si sono evoluti. Una piccola colonia deve aver resistito al grande gelo. Ci sono piante dappertutto. E anche qualcos'altro. Sembra una specie di mollusco con un'armatura. Si chiama Wiwaxia. Fa parte di una nuova generazione di organismi complessi multicellulari. Stiamo entrando in uno dei periodi più dinamici della storia della Terra, il Cambriano. I livelli di ossigeno così alti permettono alle creature di aumentare le loro dimensioni e di sviluppare scheletri ossei. Ci sono vermi, spugne e questi sono trilobiti, lontani antenati di insetti, aragoste e perfino scorpioni. La vita negli oceani sta fiorendo. Da batteri microscopici a mostri come questo. Questo è un anomalocaride. È lungo circa 60 centimetri. Guardate i suoi grandi occhi, i denti affilati come rasoi e le appendici prensili. L'anomalocaride non deve fare altro che scegliere la sua preda. Il trilobite non può difendersi. Il suo addome è morbido ed esposto. Questi sono picaia. Sono lunghi solo 5 centimetri, ma hanno quella che potrebbe essere la prima spina dorsale. Nel corso di milioni di anni, questa semplice struttura si evolverà nella spina dorsale che ci aiuta a restare eretti. Ci siamo immersi nell'oceano, aspettandoci di trovare la vita distrutta. Invece, siamo entrati in un mondo pieno di vita, dove trilobiti setacciano il fondale, mostri si aggirano furtivi e creature cominciano ad assumere forme a noi familiari. Sotto le onde ci sono già decine di migliaia di specie vegetali e animali. L'avanzata della vita sembra inarrestabile. Stiamo cercando vita sulla terraferma. 460 milioni di anni fa, le placche si spostano ancora.
Al di sotto giace un nuovo continente, Gondwana. La temperatura è di 30 gradi. I livelli di ossigeno sono vicini a quelli che abbiamo oggi. La terraferma dovrebbe essere ricoperta di piante e brulicante di creature. Ma qui non c'è molto, a parte qualche chiazza di alghe. C'è solo una spiegazione. Il Sole. Bombarda la superficie con radiazioni letali. La vita complessa che abbiamo visto nell'oceano non può esistere sulla terraferma. Ma a 50 chilometri più in alto, dove i raggi entrano nell'atmosfera della Terra, succede una cosa strana. Quando l'ossigeno incontra le radiazioni solari, si trasforma in un altro tipo di gas, chiamato ozono. Questo gas forma una copertura intorno al pianeta. Lo strato di ozono assorbe le radiazioni mortali. Nel giro di 120 milioni di anni, lo strato di ozono diventa più spesso, bloccando sempre più radiazioni prima che raggiungano la superficie terrestre. Senza questo strato, la vita semplicemente non esisterebbe. Ora, al riparo dalle radiazioni, la vita fiorisce. Queste chiazze di muschio sono le prime piante terrestri e pompano altro ossigeno. I suoi livelli crescono velocemente. $375 milioni di anni fa. C'è qualcosa laggiù, nell'acqua. Si muove. Nuota. È uno strano pesce, chiamato Tiktaalik. Il suo collo gli permette di alzarsi. Usa le pinne come se fossero gambe. Ed esce dall'acqua diretto verso la rigogliosa vita vegetale. Questo è uno dei momenti più importanti nella formazione del nostro pianeta. Nel corso di 15 milioni di anni queste creature chiamate tetrapodi si evolvono, sviluppano arti più forti e trascorrono più tempo fuori dall'acqua, finché 360 milioni di anni fa fanno della terraferma la loro casa. È da una creatura come questa che si evolveranno tutti i vertebrati quadrupedi, dinosauri, uccelli, mammiferi e infine noi. Ovunque guardiamo ci sono muschi e felci, alcune alte anche 30 metri. È un seme trasportato dal vento.
Finora le piante si sono riprodotte usando solo le spore, particelle monocellulari che hanno bisogno di molta acqua per sopravvivere e crescere. Ma questo seme si trova a chilometri di distanza dall'acqua. Questa pianta in embrione ha la sua personale riserva di cibo e acqua. A differenza della spora, questo seme può sopravvivere lontano dall'acqua per mesi, addirittura per anni. Questo seme insignificante diffonde la vita su tutto il pianeta e tutti questi alberi e piante rilasciano sempre più ossigeno. Potremmo fermarci qui e respirare. Potremmo vivere qui, adesso. Abbiamo fatto molta strada, da una nuvola di roccia fusa e polvere fino a un pianeta blu e verde pullulante di vita. Non ci sono ancora gli umani, ma ci sono pesci, piante e questa. È una libellula grande come un'aquila. Questo gigante si chiama Meganeura. Quelle che un tempo erano gambe si sono evolute in ali, ampliando il territorio di caccia della libellula a un'area vastissima. Ci sono millepiedi, ragni, ogni genere di insetti laggiù. Queste creature, chiamate artropodi, sono tra le prime in assoluto ad aver mai messo piede sulla terraferma. Esistono già da centinaia di milioni di anni. Sono quasi identici agli insetti che invadono oggi le nostre case. Tranne che per una grande differenza. Come la Meganeura, sono mostri. Ci siamo ritrovati in un mondo perduto, abitato da giganti, dove i millepiedi sono lunghi quasi 2 metri e gli scorpioni hanno le dimensioni di un lupo. Tutto l'ossigeno nell'atmosfera permette al loro sistema respiratorio di essere più efficiente, dando al loro corpo la possibilità di crescere. Una creatura simile a una lucertola chiamata Ilonomo. Le creature che abbiamo visto finora depongono le uova in acqua. Ma queste uova contengono tutta l'acqua e le sostanze nutritive di cui l'ilonomo in via di sviluppo ha bisogno. I piccoli crescono nel loro stagno personale. L'uovo è un progresso evolutivo fondamentale. Ora gli animali possono abbandonare l'acqua e conquistare la terraferma. Questo piccolo ilonomo guiderà l'avanzata. È un nuovo tipo di creatura. Un rettile. Inesorabilmente, con la vita arriva la morte. C'è così tanto materiale vegetale morto che si ammassa e si decompone in strati umidi e densi. Nel corso di centinaia di milioni di anni, le rocce copriranno questi strati.
Il calore proveniente dal nucleo terrestre e la pressione delle rocce soprastanti trasformeranno gli strati di piante morte in giacimenti di carbone. Ogni pezzo di carbone che bruciamo oggi per riscaldare le nostre case e alimentare le nostre centrali elettriche è fatto di piante morte 300 milioni di anni fa. La decomposizione nasconde vita in fermento. Presto i semi germoglieranno. Le piante cresceranno e questa distesa desolata tornerà a vivere. La vita sembra aver conquistato il pianeta. Un branco di creature bruca nelle distese siberiane. Non sono dinosauri. Non faranno la loro comparsa sulla Terra per almeno altri 20 milioni di anni. Ma sono grandi. L'evoluzione ha fatto un enorme passo avanti. Le piccole lucertole che abbiamo visto prima adesso sono rettili giganti. Questi sono scutosauri, lontani antenati delle tartarughe. Sono erbivori. E se gli erbivori hanno un aspetto così temibile, i carnivori devono essere davvero spaventosi. È un gorgonopside. Una perfetta macchina preistorica per uccidere. I denti a sciabola del gorgonopside hanno ferito lo scutosauro. Il predatore osserva la sua preda, mentre questa si indebolisce dissanguata. Finché... Aspettate. Sta tornando indietro. Succede qualcosa di strano. Il suolo si sta scaldando. Deve esserci un'enorme pressione sotto la superficie. C'è lava, ma non è un singolo vulcano. L'intero paesaggio sta eruttando. È un'eruzione di basalto. Un immenso strato del mantello si sta innalzando dalle profondità della Terra, spingendo la roccia fusa attraverso le fessure della crosta terrestre. Il paradiso lussureggiante è ormai un inferno senza vita. Gli scutosauri e i gorgonopsidi sono morti. Sono le prime vittime della più grande estinzione di massa che il mondo abbia mai visto. L'estinzione del Permiano. Sull'altro lato del continente Gondwana è come se non fosse successo niente. Neve. Ma la temperatura è di circa 20 gradi.
Non è neve, è cenere, scaturita dalle eruzioni lontane 16.000 chilometri. La cenere brucia, soffoca e uccide gli animali in tutto il mondo. L'atmosfera è satura di anidride solforosa rilasciata dalle eruzioni. Quando piove, il gas si trasforma in acido solforico e brucia tutto quello su cui cade. All'inizio sembrava che questo fosse un disastro localizzato, ma ora è diventato globale. Le eruzioni siberiane innalzano i livelli di diossido di carbonio. L'atmosfera si riscalda. L'acqua evapora. La vegetazione muore. Pensavamo che la vita finalmente avesse preso piede. Ma ora è chiaro che ci sbagliavamo. Non ci sono segni di vita sulla terraferma, ma negli oceani non può essere vero. Gli oceani stanno diventando rosa. E le piante, i trilobiti, i predatori sono tutti morti. Tutto tranne queste alghe rosa. La nuova atmosfera più calda deve aver riscaldato gli oceani privandoli dell'ossigeno. Ora niente, a parte le alghe, può sopravvivere in quest'acqua stagnante. Le eruzioni siberiane stanno trasformando l'intero pianeta. Niente, neanche il letto oceanico più profondo è al riparo. Guardate, bolle. Ma non è ossigeno, è metano, che fuoriesce da estese sacche di gas sotto il letto del mare. Il metano è un gas serra almeno 20 volte più letale del diossido di carbonio. Fino a questo momento è rimasto ghiacciato, ma con l'innalzarsi della temperatura del mare, il metano comincia a sciogliersi. Rilasciato nell'atmosfera, questo potente gas fa innalzare ancora di più la temperatura. Fino a 40 gradi, 6 gradi in più rispetto a prima delle eruzioni siberiane. Ora, perfino le creature che avevano resistito fin qui sono spacciate. Sono passati 500.000 anni da quando sono cominciate le prime eruzioni e per tutto questo tempo, 500.000 di anni, la lava ha continuato a fuoriuscire. In questo momento ricopre un'area vasta come gli Stati Uniti, con uno strato di roccia fusa spesso 6 chilometri. Il 95% di tutte le forme di vita è stato distrutto. Solo pochissime creature sopravvivono, scavando nel terreno e cibandosi di qualunque cosa trovino. Ma tutto il resto è morto. 250 milioni di anni fa siamo tornati al punto di partenza, a un pianeta senza vita. Quasi. Sono passati 50 milioni di anni da quando è sparita praticamente tutta la vita sulla Terra.
e il pianeta è stato trasformato. Ora siamo a 200 milioni di anni fa. C'è solo un supercontinente chiamato Pangea, che si estende da un polo all'altro. Dopo il trauma dell'estinzione di massa, il pianeta sta guarendo. Le temperature si sono stabilizzate, la pioggia acida si è neutralizzata e torna la vegetazione. E con il 95% delle forme di vita spazzate via, il campo è libero per lo sviluppo di una nuova specie. Una che dominerà il pianeta come nessun'altra, in passato e in futuro. I dinosauri. Questi si chiamano ammosauri. Come tutti i dinosauri, si sono evoluti da un piccolo gruppo di rettili sopravvissuti all'estinzione del Permiano. Con un'altezza di 4,5 metri, le loro dimensioni li rendono lenti e vulnerabili. Un dilofosauro. Anzi, due. Piccoli e veloci. L'ammosauro è un pasto troppo abbondante per un dilofosauro, ma non per due. I dinosauri hanno ripopolato la Terra, ma nessuna specie può domare questo pianeta irrequieto e imprevedibile. Qui la crosta terrestre si sta assottigliando, emette lava tra scosse di terremoto, come se fosse spinta da forze invisibili. E la stessa cosa succede molto lontano, in quella che diventerà la costa orientale del Nord America. Le placche terrestri si muovono ancora. 190 milioni di anni fa, il supercontinente Pangea si frattura. Una vasta porzione di terra si allontana. Crea una voragine che viene riempita da un nuovo oceano chiamato Teti, sul quale un giorno sorgerà il Medio Oriente. Le correnti portano le sostanze nutritive verso le acque costiere, lungo le aree che diventeranno Arabia Saudita, Iraq e Iran. E queste sostanze attirano pesci a milioni. E con tutta questa vita arriva anche la morte. I pesci morti e il plancton ricoprono il fondale oceanico. Durante i prossimi 10 milioni di anni, strati di roccia seppelliranno e riscalderanno le creature morte. Pesci e plancton primordiali diventeranno petrolio.
Ogni litro di benzina nelle nostre automobili, ogni pezzo di plastica sul pianeta, la vernice sui nostri muri, il tappeto sotto i nostri piedi, perfino il sapone con cui ci laviamo, hanno quasi tutti avuto origine in questo modo. «180 milioni di anni fa, ancora più a ovest, la placca nordamericana continua ad allontanarsi da quella europea e asiatica. Succede lentamente, a circa 2,5 centimetri all'anno, la stessa velocità con cui crescono le nostre unghie. Ma andiamo avanti e vediamo un nuovo oceano formarsi proprio sotto di noi, insieme a nuovi continenti. Montréal si allontana da Marrakech, New York dall'Africa occidentale. Il mondo come lo conosciamo sta prendendo forma. L'abisso tra i due continenti si riempie creando un vasto oceano, l'Atlantico. E nel mezzo, un vulcano. Abbiamo già visto le placche in movimento. Sappiamo che la causa sono le correnti nella profondità della crosta terrestre. Questo processo sta avendo luogo laggiù, proprio adesso. L'intero fondo del mare è stato spezzato in due e spinto verso l'alto, formando una catena di montagne e vulcani. Sta diventando più alta dell'Himalaya e più lunga delle montagne rocciose. Qui l'acqua è calda. La lava incandescente si fa strada per uscire dalle profondità della terra. Raffreddandosi, la lava crea una nuova catena di montagne vulcaniche e un nuovo fondale oceanico. Tutto questo provoca la separazione delle placche e di Pangea, riorganizzando il nostro mondo. È questa attività geologica a rendere la Terra irrequieta, creativa, unica. E ogni volta che il pianeta reinventa se stesso, gli esseri che lo abitano devono adattarsi ed evolversi. Esseri come questo sono ettiosauri. I loro antenati rettili vivevano sulla terraferma, ma con la trasformazione del pianeta sono cambiati anche loro. Hanno sviluppato le pinne e si sono trasferiti nell'Oceano Atlantico, che si è appena formato. Questo è lungo 6 metri ed è veloce. Si muove a circa 40 km orari. È la creatura più veloce dell'oceano. È il predatore più efficiente e ha dominato gli oceani terrestri per 50 milioni di anni. Ma ora c'è un nuovo avversario. Un pliosauro, più lungo di un autobus, pesante come un camion.
Le sue mandibole sono immense, oltre 8 volte più potenti di quelle dello squalo bianco. E i suoi denti misurano 30 centimetri. La Terra e le creature che l'abitavano sono cambiate fino a essere irriconoscibili. Questa un tempo era terraferma, ora è l'Oceano Atlantico. È esattamente in questo punto che abbiamo osservato gli ammosauri brucare e i dilofosauri studiare la loro preda. Il mondo dei dinosauri sarà anche diverso, ma loro sono sempre i dominatori. Sembrano invincibili. È un mammifero simile al topo ragno e si è evoluto dal ristretto gruppo di mammiferi sopravvissuti all'estinzione di massa di 185 milioni di anni fa. È una preda per i dinosauri. Ecco perché la maggior parte dei mammiferi vive sugli alberi o sottoterra, per avventurarsi fuori solo di notte. I mammiferi non sono un pericolo per i dinosauri. Niente sulla Terra può minacciare il loro predominio. Niente sulla Terra. È un ammasso di roccia spaziale ed è immenso. Questo asteroide ha un diametro di circa 10 chilometri, più grande del Monte Everest. E viaggia a oltre 70.000 chilometri all'ora, dritto verso la Terra. Sta puntando il Golfo del Messico, appena a largo della penisola dello Yucatan. Viaggia così velocemente che basta un battito di ciglia per perdersi l'impatto, a meno che non fermiamo il tempo. È una frazione di secondo che cambierà il mondo per sempre. Al momento dell'impatto, l'estremità superiore dell'asteroide è ancora alta circa 11.000 metri, la stessa altezza a cui vola un aereo di linea. L'asteroide colpisce con una tale forza da distruggere tutto quello che incontra. L'asteroide stesso si vaporizza all'istante. L'impatto rilascia l'energia di milioni di bombe nucleari. Nessun posto è sicuro, neanche quassù. Alcuni di questi frammenti sono grandi come interi isolati di una città. L'onda d'urto si propaga dalla zona dello schianto con la velocità di una scheggia.
Qualche minuto dopo l'impatto, a migliaia di chilometri da dove è caduto l'asteroide, la Terra è sotto attacco da ogni direzione. Piovono frammenti di roccia. I terremoti scuotono la superficie. E gli tsunami investono le coste. Ma il disastro è solo all'inizio. La nuvola di roccia fusa e polvere si espande e sommerge il pianeta. Il cielo funziona come una gigantesca lampada solare. La superficie terrestre si riscalda fino a raggiungere 275 gradi. La vegetazione prende fuoco. Anche diversi mesi dopo l'impatto, fumo e cenere continuano a bloccare i raggi solari. Con meno luce solare, le piante muoiono e gli animali erbivori soffrono la fame. In questo disastro è difficile immaginare come qualcosa possa sopravvivere. «65 milioni di anni fa, l'impatto ha sterminato e incenerito i dinosauri. Il loro regno, durato 165 milioni di anni, è terminato. Ma la scomparsa dei dinosauri è un'opportunità per un'altra specie. I mammiferi. Vivendo sottoterra hanno evitato il calore e gli incendi e cibandosi di qualunque cosa, riescono a prosperare mentre predatori più selettivi muoiono. Questi sono gli inaspettati eredi dei dinosauri. E mentre una storia finisce, un'altra comincia. Con il campo libero dai dinosauri, questa potrebbe essere l'occasione dei nostri antenati. I dinosauri sono estinti da molto tempo. Il pianeta è tranquillo. In questo nuovo mondo, i nostri antenati mammiferi si stanno evolvendo. «47 milioni di anni fa, questo lago, che un giorno sarà la Germania, potrebbe essere il posto giusto in cui cercarli. Questo non è come i mammiferi che abbiamo visto prima. I suoi occhi e il suo cervello sono più grandi. Questa è Darwinius masille, o Ida. Non ci somiglia per niente, ma i resti fossili trovati ai giorni nostri ci dicono che queste creature possono essersi evolute in scimmie. Scimmie antropomorfe e infine umani. Stiamo osservando attraverso 47 milioni di anni di evoluzione quella che potrebbe essere una delle nostre prime antenate. Il lago si trova su un cratere vulcanico. Emette gas nocivo.
Ora il lago che l'ha uccisa la conserverà nelle sue profondità povere di ossigeno. Un giorno, quando l'acqua si sarà prosciugata e Ida sarà un fossile nella pietra, la scopriremo e riconosceremo in questo antico primate quello che potrebbe essere l'inizio della nostra storia, la storia della vita umana. Cominciamo a capire come tutto quello che abbiamo visto, dai batteri oceanici, ai pesci che camminano, ai roditori sotterranei, porti a noi. E a capire come si è formato il nostro pianeta. «47 milioni di anni fa, l'atmosfera è molto simile alla nostra. La temperatura è di 24 gradi e un giorno dura poco meno di 24 ore. La Terra che stiamo vedendo è quasi identica al pianeta che chiamiamo casa. Quasi. Le placche terrestri si muovono ancora, portando i continenti con sé. L'India va a nord, verso l'Asia. La placca indiana e quella asiatica sono strette in una presa titanica. Nessuna delle due riesce a prevalere. Le due placche cominciano a deformarsi. Quello che un tempo era un fondale oceanico si contorce lungo una linea di 2500 chilometri. Una vasta catena montuosa si innalza. 1500 metri. 4500 metri. Ora è oltre 8000 metri. Questa è la catena dell'Himalaya. Ed eccola, la montagna più alta di tutte. Il Monte Everest. La sua sommità raggiunge le correnti a getto, alla stessa altitudine a cui volano gli aerei di linea. Quando la neve delle cime si scioglie, alimenta grandi fiumi. Gange, Indo, Yangtze e il fiume Giallo. L'Himalaya è come un immenso acquedotto. Un giorno i suoi fiumi forniranno acqua a quasi la metà della popolazione mondiale. «20 milioni di anni fa. Questo è il nostro pianeta.
con tutti i continenti e tutti gli oceani, proprio come lo conosciamo. Tranne per una cosa che ancora manca. Noi, la razza umana. Perché gli umani si evolvano, qualcosa laggiù deve cambiare. Lungo la costa dell'Africa orientale, tra le placche che formano la crosta terrestre, si apre una grande vallata tettonica. Si estende per quasi 6.000 chilometri. Lungo i suoi margini si innalzano le montagne. Proprio lì. Sembra una scimmia, non un umano. Potrebbe rimanere per sempre su questi alberi, ma il suo mondo sta cambiando. Le montagne che crescono fanno da barriera, impedendo all'umidità dell'Oceano Indiano di raggiungere la terraferma. Il clima è più caldo e più secco. La lussureggiante foresta pluviale sta diventando una savana. Il nuovo clima più caldo modifica l'habitat delle creature. Le costringe a cercare cibo altrove, a smettere di trascinare le nocche sul suolo come scimmie, ad alzarsi e a camminare su due piedi. È il passo più importante nella storia umana. Questa catena montuosa lungo la costa dell'Africa orientale potrebbe essere la ragione per cui camminiamo su due piedi. Sembra incredibile. Il movimento casuale di due placche potrebbe aver dato il via a una catena di eventi che condurranno ai primi umani. Un uomo e un bambino. Potrebbe essere una scena dei giorni nostri, ma si svolge 1,5 milioni di anni fa. Questa è una specie primitiva di umani, chiamata Homo erectus. E queste sono le prime impronte di piedi simili alle nostre. La civiltà passata e presente, tutti coloro che sono vissuti, le più grandi invenzioni, le idee più brillanti, la storia umana in tutta la sua complessità e il suo splendore, cominciano qui, adesso. Il clima cambia ancora. 70.000 anni fa i livelli del mare si abbassano. Lo spazio tra Africa e Arabia si riduce a soli 13 chilometri. Il Mar Rosso è stretto e poco profondo, abbastanza da permettere a questi pochi individui di attraversarlo e lasciare l'Africa. Appartengono a una specie di umani più evoluta, chiamata Homo sapiens. Sono riusciti ad attraversare.
Gli scienziati ritengono che il mondo intero, oltre all'Africa, sia stato popolato da discendenti di questo gruppo di circa 200 individui. Con il passare del tempo, i nostri antenati si moltiplicano e si diffondono in India, Asia ed Europa. Ma mentre gli umani si dirigono a nord, un gigantesco muro di ghiaccio viaggia verso sud. Europa, 40.000 anni fa. I nostri antenati Homo sapiens sono arrivati, ma trovano un mondo che cambia rapidamente. Fa più freddo. Dovrebbe essere piena estate, ma le piante sono distrutte dal gelo. I laghi sono ghiacciati. I cambiamenti naturali nell'orbita terrestre, nei livelli di diossido di carbonio e nel flusso di acqua calda intorno al pianeta, cospirano per abbassare la temperatura del pianeta. La Terra e i suoi abitanti entrano in un'era glaciale. I ghiacciai alti come grattacieli crescono sull'emisfero nord di 30 centimetri al giorno. Lentamente e con forza scolpiscono il paesaggio muovendosi su di esso, creando immense depressioni. Il pianeta non tornerà mai più come prima. Ora, circa 20.000 anni fa, i ghiacciai rallentano fino a fermarsi. Per gran parte l'emisfero settentrionale è coperto da strati di ghiaccio spessi fino a 2,5 km. Con migliaia di miliardi di litri d'acqua trasformati in ghiaccio, i livelli del mare si abbassano. Ventimila anni fa. Una striscia di terra emerge dall'oceano tra la Siberia e l'Alaska. Un ponte tra due vasti continenti. Un passaggio che porta gli umani dall'Asia verso un nuovo mondo, l'America. È l'ultimo grande continente ancora da colonizzare, l'ultima grande migrazione umana. E da qualche parte laggiù ci sono i primi americani. Ora, 14.000 anni fa, i cambiamenti che hanno innescato l'era glaciale agiscono al contrario. Ritirandosi, il ghiaccio rivela un emisfero settentrionale molto diverso. I ghiacciai hanno scavato enormi depressioni che adesso si riempiono d'acqua per diventare i grandi laghi del Nord America. Seimila anni fa, il ghiaccio si ritira fino ai poli, l'Artico e l'Antartico. Dopo un viaggio di 4 miliardi e mezzo di anni, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati a casa. Questo è il nostro mondo, il nostro tempo. Ora, per la prima volta, possiamo mettere insieme i pezzi dell'incredibile storia del nostro pianeta. Possiamo capire come e perché ogni cosa che vediamo intorno a noi si trova qui oggi. Dai cieli sopra di noi all'acqua, l'ingrediente essenziale per la vita.
al suolo sotto i nostri piedi. E finalmente, la vita. Il risultato spettacolare di una catena di catastrofi e coincidenze. Ogni trionfo, ogni disastro è un passo lungo la strada che porta qui. A ciascuno di noi in questo momento. Ma la storia della Terra non finisce qui. Sono successe tante cose, ma ne verranno molte altre. La Terra vivrà per almeno altri 4 miliardi e mezzo di anni. Tutto quello che abbiamo visto nel nostro viaggio è solo metà della storia.